Ehi, tu che stai guardando? Non vorrei mica rischiare di perderti qualche sessione. Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina, mi raccomando. Oggi siamo liberi. Potrà essere anche solo per un attimo questa libertà. O potrà essere per sempre. Ma oggi festeggiamo. Oggi festeggiamo come persone libere. Mi avvicino a te, ti prendo il volto tra le mani con leggerezza, con delicatezza e ti poggio un dolce bacio. Ti lascio fare. Ho trovato il nome del gruppo e poi poggio tipo le mani sul tavolo e sto grondando acqua, ti guardo. Nexus, destini, semplice. Ma alla fine è destino se siamo tutti qua. Sai che ho ragione. Va bene, Nexus. Quando finite questo discorso entra Opal, anche lei tutta fradicia. Entro dentro, mi ritrasformo. Beh, a me piace. Dove sono i miei vestiti? Ho bisogno dell'altra birra. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. C'è questa fucina in cui si sente un forte odore di cenere e calore e un halfling entra da questa porta con in mano diversi pezzi di metallo mentre un drow sta lavorando dandogli le spalle. Sono pesantissimi questi cosi. Dobbiamo farli tutti? Non hai alcuna risposta quando cerchi da lui qualcosa. È raro che parla molto poco. L'unica cosa che un attimo forse ti fa rabbrividire è che ti guarda con quell'occhio che non è sicuramente umano, è qualcosa che va ben oltre questo mondo. È completamente rosso. Mi blocco, faccio tipo uno sguardo un po' più serio. Va bene, ho capito. E comincio a mettermi lì a lavorare metallo su metallo per portare a termine quelle in realtà poche armi che lui mi ha dato da dover fare, che però per la mia stazza risultano essere una quantità abbastanza pesante. Ogni tanto gli butto l'occhio, cerco un attimino di scrutare qualche espressione da parte sua, un'emozione, un pensiero, però è abbastanza imperscrutabile. Quando pensi che potremo andare nel cuore? Mi hai detto che non siamo pronti per adesso, che ci vuole del tempo. Vedi che pianta un coltello sul tavolo da lavoro. Ogni pezzo della scacchiera sta prendendo posizione. Quando sarà il momento? Sì, ma io scacchi faccio schifo. Nel mentre che cosa facciamo? Continuiamo a costruire armi per la matrona? Continuiamo a costruire armi per lei, sì. Va bene. Oh, guarda che ora si è già fatta. Hai fame? Continuo a lavorare. Va bene. Mi rimetto giù, comincio a martellare per sistemare le venature del metallo e cercare di migliorare quelle che sono le armi che poi dovranno essere consegnate. Voi siete all'interno del vostro quartiere generale. Vi state più o meno tutti risvegliando. Non avete più idea di come funziona il giorno e di come funziona la notte. Ma al vostro risveglio sentite alcuni duergar che suonano la campana di fronte all'entrata del vostro quartiere generale. Quella campana sapete che serve per richiamare all'attenzione l'arrivo di qualcuno o qualcosa all'entrata della caverna.
Mi sono svegliata un po' prima degli altri e ho cominciato a ripulire con altri Duergar tutto il caos che è stato creato dalla festa. Ci tenevo ad aggiustare il tavolo che aveva sbrindellato Doug. Quando viene suonata la campana sono già sveglia e... Oh, ok, e vado a svegliare gli altri. Passo dietro Archibald e gli tocco la schiena, un tocco gentile. C'è qualcuno? Dobbiamo svegliare Jasper e Dagnil. Ok, lancio un'occhiata verso l'entrata se scorgo qualcosa. Ci sono tutti i Duergar e i Drow che si stanno ammassando di fronte all'entrata. Mi accingo ad andare a svegliare Doug. Doug. Buoni pancake. Sì, poi te li faccio, dai, Doug, alzati, dai, ti prego, e inizio un po' a scuoterlo. Ah, lascia stare i miei funghetti. No, non ti voglio toccare, guarda Doug, veramente non ti voglio toccare i funghetti, però c'è qualcuno, è suonata la campana, quindi alzati. Ok. Ho fatto uno strano sogno. C'entra- Era un orso che mangiava i funghetti. Ok, perfetto, e mi alzo. Allo stesso modo vado a svegliare Jasper, gli scuoto un po' la spalla. Ehi, Sì, ho sentito. buongiorno Fiore. Prendi un po' per il culo, palla. Dai, un pochino, un po' di percularti. Mi sarebbe mancato. Non si può avere mai un attimo di pace. No, non nell'Underdark. Dai, ci tocca. Cominciate a sentire offese in sottokomune. Mi giro abbastanza sospettoso per cercare di capire chi è che si sta offendendo. Sentite rumori di spintoni, gente che si sta calcando. Ok, stanno facendo a pugni e parto. Sì, andiamo. Perfetto, voglio anch'io. No, tu no. Cerco di farmi breccia tra i tizi. Vedi che c'è una confluenza di diversi Drow e altri Duergar di fronte all'entrata. Wow. Ehi! Che sta succedendo? Vedete in quel momento c'è Dorgar che si sta prendendo a pugni con altri Duergar. E basta! Lo aggancio da dietro e cerco di tirarmelo. Cerco Solzen se è da qualche parte. È vicino a Dorgar e ti guarda facendo spallucce. E ci sono tantissimi Duergar che si stanno prendendo a schiaffi. Poi ci sono anche altri Drow che sono arrivati, che non avete mai visto. Solzen, cosa succede esattamente? Non lo so, sono arrivati ora questi tipi, vengono da mezzo Beranzan. E cosa vogliono di grazia? No, non lo so, è tipo, vedi che a un certo punto arriva un altro Drow che lo prende. Ehi, tu pezzo di merda, e gli arriva un pugno a Solzen. Non ti azzardare nemmeno! Cerco di tenere via Solzen. Vedete proprio pezzi di tavoli che vengono lanciati. Oh, Pal, fai la matrona, dai. Ma non sono capace! Per un attimo. Ti arriva un Duergar addosso. Dai, oh, Pal, mi lancio le mani. Scusate. Salgo sul tavolo, pestando leggermente i piedi per fare rumore, e tiro fuori la Star Razor. Questa spada si va a ricreare in un lampo di luce che spero solo attiri l'attenzione. Allora, visto? Le fatte incazzare. Ora sai che fa? Ti fa la barba se non la finisci. Doug? Faccio plant grow. Se il tavolino è di legno, diventa una struttura fatta apposta però per parlare. All'illuminarsi dalla tua vestigia, tutti quanti i Drow e i Duergar si fermano. Dorgar si sistema, è pieno di ematomi nella faccia. Avete sentito la matrona? Ehi, il capitano, vabbè, quello che sei. Non ho ancora detto niente, Dorgar. Grazie. Salve! Potete dirci cosa volete? Ci sono tutti i Drow che si stanno scambiando parole, stanno ricominciando a discutere. Se c'è qualcuno che discute accanto a me, gli stampo tipo uno scopo. Ascolta un attimo. Qual è il problema? Beh, vaffanculo! No, non mi faccio blocca persone! E ricominciano di nuovo a fare casino. Non ho voglia di combattere. Smettetela! Si fermano tutti, ci sono due Duergar che stanno tenendo Archibald e accanto c'è Dorgar che sta tenendo quello che sta tenendo Archibald. Punto la spada contro quello che sta tenendo Archibald e faccio: ora tu lo lasci o sarai il primo a morire. La mia padrona ha detto di lasciarmi. E gli sorrido. Tra il gruppo di Drow si apre un corridoio dalla quale vedete spuntare questa enorme matrona con i capelli tutti intorcigliati intorno a questa struttura che cerca di evidenziare quello che è il mondo dei Drow e i ragni collegati ad esso. E lì con questo suo fare molto signorile cammina tra i Drow, addirittura si ferma appena ne trova uno davanti e quello si sposta. Sei tu che comandi qua la combriccola dei rivoluzionari? E chi lo chiede di grazia? Il mio nome è
Onira Lockwood. Sono una delle signore al 4º posto tra tutte le matrone di mezzo Beranzan. Mi abbasso un attimo da Doug, faccio: io questo non so come affrontarla, gli uomini hanno paura, le donne no. Io ho paura di lei. Se si può dire così, sì. Ok. Dove posso trovare le mie stanze matronali all'interno della grotta? Non abbiamo stanze matronali, mia signora. Tu? Indica uno dei drow che si fa avanti. Forse non capisce. Puoi chiedergli dove sono le mie stanze? Io capisco molto bene e penso che lei non stia capendo me. Cosa ci fate qui? Dichiarate le vostre intenzioni e io, se necessario, cercherò di farle avere una stanza matronale. Ho portato alcuni dei miei drow e poi ho incontrato questi due loro non sono con me. Ho saputo che appunto volevate fare questa rivoluzione. È stancante questa matrona, ce ne vuole una nuova, quindi ho saputo che lei era interessata a prendere il suo posto, quindi volevo dare il mio contributo a questa cosa. Abbasso un attimo lo sguardo, poggio una mano sul ginocchio, mi abbasso e faccio un respiro, faccio: "Ah". E di grazia dove avrebbe sentito questa voce? Ne parlano tutti a mezzo Beranzan della rivoluzione. No, la rivoluzione va bene, la rivoluzione va benissimo, la rivoluzione, ma io che prendo il posto di Lolt? Ah, quello l'ho saputo attraverso le mie voci. Sì, le voci nella sua testa probabilmente. Vuole andare contro Lolt? Sì, qual è il suo piano? Avvelenarla? Innanzitutto lei è appena arrivata, io... Chi mi dice che mi posso fidare di lei essendo la 4ª matrona? Potrebbe essere dalla parte di Lolt prima di tutto. Anche perché i suoi uomini sono arrivati e la prima cosa che hanno fatto è cominciare a picchiare i miei uomini. Certo, si volevano mettere nel mezzo. Sembra che non vogliano rispettare l'ordine di una matrona. Insegni un po' di rispetto ai suoi uomini. Io vengo da su, le matrone non ci sono, ok? Si chiama parità dei sessi! Una donna può essere potente quanto un uomo, ma un uomo può essere potente quanto una donna. Va bene, dov'è la mia camera matronale? Oh, non c'è! Allora? Vorrei segnalare il suo drow che sta parlando. Il mio drow, vuole dire mio fratello? Mi faccio capire. Quando avrà preso il posto della matrona... Io non prenderò sta il posto della mentendo, matrona. cioè nel senso che poi li vuole schiavizzare tutti, quindi. Oh mio Dio, ma siete dei mostri nell'Underdark. No! Le sto chiedendo una cosa molto semplice. Se vuole andare contro Lolt, deve abbassare leggermente i suoi standard, perché qui siamo in una grotta, non in una locanda di lusso. L'unica cosa che mi viene in mente è che io le mostro tutte le nostre dimore e lei sceglie quella che preferisce, magari una all'altezza dei suoi standard. Che dice? Non ti sta ascoltando, sta guardando ancora Opal. Opal, ti prego, ripetiglielo perché sennò le tiro un pugno. Se vuole rimanere qua, deve ascoltare anche gli uomini, soprattutto il mio compagno. Veramente, non sapete minimamente come si fa questo genere di lavori. Pensavo che da come avevano detto, dato che aveva sconfitto Leuca e Naichele, probabilmente pensavo che c'era qualche speranza, ma evidentemente andrò a cercare... Signora, noi siamo bravi a menare le mani. Come si permette lei di parlarmi sopra? Come si permette lei di entrare in casa mia e attentare alla vita dei miei uomini? Lei oggi si è fatta una nemica molto potente. Allora rimarrà sotto il dominio di una matrona che non merita quel trono. Opal, nella tua testa senti... abbiamo tanti nemici al momento. Sto cercando di attirare la sua attenzione. Lei sta cominciando ad allontanarsi, vedete che alcuni Lady drow la stanno Lockwood, seguendo. e mi inginocchio. Quando ti inginocchi lei si ferma. Sono rammaricato del mio comportamento, assolutamente inaccettabile. Vedi che arriva Dorgar che ti mette una mano sul braccio e anche Solzen ti mette una mano sull'altro braccio. Solzen ti guarda e non abbiamo cominciato una ribellione per questo. Sì, ma intanto ci servono uomini che stiano dalla nostra parte. Dopo per me potete fare quello che volete. Non Lei è questo il modo. Io abbasso lo sguardo verso loro tre e dico: non è affiancandoci a una matrona che schiavizza i suoi drow. È quello che stiamo cercando di combattere, Archibald. Io capisco che abbiamo bisogno di alleati, ma questo è quello a cui stiamo andando contro. Eh sì. Mi rigiro verso di lei con il mento alto e lo sguardo determinato. Lady Lockwood, se lei vuole andare contro la matrona, sarà la benvenuta. Lei e i suoi drow. Quando dici questa cosa vedi che gli altri drow intorno a lei si stanno guardando. No, non c'è una camera matronale e sembra che qua gli uomini possono parlare e non mi sembra proprio il caso. Ci rivedremo.
e comincia ad allontanarsi, però questa volta i suoi drow non la stanno seguendo. Vedi che lei si ferma. Allora? Su? Abbasso lo sguardo e guardo i drow, scendo da questo trono che mi aveva fatto Dagnil e metto via la spada. Uomini, basta andare dietro alle matrone. Basta essere schiavizzati. Avete anche voi diritto di parola. Avete anche voi diritto di vivere. Unitevi a noi. Non avete bisogno di lei, come non avrete bisogno di me, ma avete bisogno dei vostri compagni al vostro fianco, che lotteranno per darvi quello che meritate, la libertà. Solzen si avvicina a te. Lei dice il vero, qua abbiamo combattuto per la libertà e abbiamo anche vinto. Loro non possono più schiavizzarci. Vedete i drow che cominciano tipo a parlocchiare tra di loro. E la matrona è un misto tra spavento e rabbia. Poi vedete uno dei suoi drow che prende una pietra in mano. Non fatele del male. Ribellione! 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 A questo coro io lentamente cammino verso la matrona e mi metto davanti a lei. Schiocco un attimo le dita. Doug, puoi aiutarmi per favore? Con piacere. E mi faccio sollevare dalla sua crescita vegetale per arrivarle leggermente sopra. Quindi? Tieniti, i miei uomini non servono a niente. E si gira allontanandosi a piedi. Se dirà alla matrona dove ci troviamo, la sua fine sarà inevitabile. Lei si gira, non ti è chiara una cosa, la matrona sa già dove siete. Sono qui perché, non so se te ne sei accorta, e indica mezzo Berranzan ed è completamente diversa dall'ultima volta che l'avete vista. Sembra emanare un'aura sanguinolenta, è come se fosse ricoperta da una nube rossastra e tutte le ragnatele che la ricoprono sembrano essersi impregnate di sangue violaceo. L'aura intorno è qualcosa di molto più pesante, nonostante in cielo ci sia il cristallo luminoso. E ora che lo notate nell'aria, cominciate a sentire un retrogusto di zolfo. Scendo dal piedistallo, le faccio un gesto svogliato e le do le spalle senza neanche salutarla. Mi avvicino a grandi passi. Archie, Doug, Jasper, dobbiamo parlare. Dobbiamo armarli il prima possibile. Dio mio, non volevo tutto questo, non volevo diventare questo, però va bene. Solzen, Dorgar, ho bisogno di voi, per favore. Sì, e cosa facciamo coi due gar che sono arrivati? I ce due li che non teniamo. erano con la matrona? No, erano... Vi ricordate quando ho detto che avevo fatto partire... Vabbè, ci penso io. Pensaci tu, per favore, ai due gar, armali e cerca di capire se sono dalla nostra parte, soprattutto visto che vi stavate scannando. Un po' di scena. Va bene, Dorgar, ma per favore, un po' più di calma, un po' meno farci notare. Sì, Solzen, i drow, sì, posso lasciarli a te? ci penso io. Armali, cerca di capire se riescono a combattere e tranquillizzali. Sai come sono, mi conosci ormai. Sì, una cosa. Ti porge un cristallo rosso. Il costruttore mi ha detto di darvelo. Quando l'hai visto? Non l'ho propriamente visto, è arrivata una delle sue macchine che ha lasciato questa roba con scritto che avrei dovuto consegnare questo a voi. Ieri stavate festeggiando, quindi mi è sembrato giusto consegnarvelo dopo. Grazie, Solzen. Prendo il cristallo e gli do una pacca sulla spalla. È un piacere. Ti lascio ai drow. Su, Tienili andiamo! d'occhio. Se li vedo incerti, sarà lui il vostro capitano. Ok. Lo abbasso leggermente e gli faccio: io non volevo essere una matrona, tu non volevi essere un capitano. Ciao, ti ruberò soltanto qualche secondo. Circa il 40% di persone che guarda i nostri video non è iscritta al canale e registrare e editare video richiede parecchio impegno. Di conseguenza, se vi piacciono i nostri contenuti e se volete che magari ne portiamo di altri, potete sostenerci al modico prezzo di un mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere nuovi contenuti e nuovi video. A voi non costa nulla, ma per noi vale veramente veramente tanto. Quindi grazie. Ora ti lascio di nuovo il video. Torno dai miei amici, faccio: ok, dobbiamo assolutamente parlare. Sono evidentemente sopraffatta, sto respirando, sono spaventatissima. Dalla Opal che avevate visto lì sopra, tutta convinta, tutta... Adesso sono tornata ad essere la Opal che conoscete. Andiamo nelle mie stanze matronali, dico un attimo ridendo. Allora,
torniamo un attimo indietro, ok? La festa è stata divertentissimo, ma possiamo un attimo parlare seriamente. Jasper, che cazzo è successo? Ieri, intendo. Cioè, sono felicissima che tu sia vivo, davvero non sai quanto. Ho pensato di morire io dietro di te, e invece sei qua e sono molto grata, ma come? Uno scambio di favore, diciamo. Tasha? Brava, super spiace. Vabbè. Odio doverle un favore. No, ma Ok. glielo devo io, non glielo devi te, voglio dire. Odio che tu gli debba un favore. Non potevo fare altrimenti, perché... Hai fatto da Dio, benissimo, grazie. Ma io non l'ho fatto per quello che stava succedendo ieri, io l'ho fatto per quello che sarebbe successo se io non fossi tornato. Ovvero? Sono stato a casa sua e ha tirato fuori un marchingegno, una specie di amuleto, di artefatto magico, che ha iniziato a scavare nel futuro e ho visto una non troppo piacevole immagine di voi, senza di me, che combattevate contro una creatura uscita non so da quale buco dell'inferno, c'erano occhi e denti. A un certo punto un tentacolo ti afferrava Archibald e insomma era molto interessato, penso, a mangiarti. Però la cosa particolare è che all'interno di quella visione la tua figura era tutta distorta, come se non riuscisse a metterti a fuoco proprio bene. E quindi non potevo lasciarvi in quella situazione, ho dovuto per forza fare un patto con Tasha. Va bene, di Tasha credo che potremo occuparci anche in un altro momento. Stiamo tutti bene per il momento? Pare Ok. di sì. Ok, se non abbiamo altri... E mi giro un attimo verso Doug con un sorriso, colpi di testa o altri funghi da salvare, io direi che il prossimo passo che doveva essere il primo è dirigerci alla Forgia del Sangue. Notate che Archibald comunque è stato in silenzio tutto il tempo. Lo trovate che è con lo sguardo fisso verso un punto a caso della stanza in basso, come se stesse guardando effettivamente tipo la fine di un muro, ma allo stesso tempo non lo sta guardando. Non è lì con la testa. Arci, Sì. Sì, la forgia. Tutto ok? Sì, avevo una cosa da dirvi riguardo la forgia, proprio per ponderare la scelta al momento. Voi sapete che se mettiamo in funzione la forgia non saremo gli unici ad usufruirne, vero? Nel bene e nel male. Il colpo di testa è questo. Se noi andiamo in forgia e attiviamo la forgia A, non abbiamo idea di che cosa ci aspetti lì in quel momento. Ci possono essere anche le guardie di Lolt. Se sa che ci stiamo andando per armare, avrà messo qualcuno lì a guardia. In secondo luogo, nel momento in cui la accendiamo, io dubito che sia così facile da spegnere. E accendendola avremo il guadagno che i nostri alleati saranno comunque muniti, e in guerra è una cosa buona. Allo stesso tempo potranno munirsi anche gli altri, se non lo hanno già fatto. Potremmo farla controllare, potremmo mettere dei soldati a... Morirebbero. Morirebbero. Cosa consiglio di fare allora? O ci armiamo o no. Altra scelta non ne abbiamo. non c'è altra scelta per quanto mi riguarda. Non abbiamo idea che neanche di saremo- che cosa troveremo. Può essere che non troveremo niente all'interno della forgia. Appunto, può essere una leggenda, ma più che altro, se la forgia fosse reale, dobbiamo prepararci, perché una volta usciti dalla forgia dobbiamo dirigerci subito a Mezzoberranzan. Quando usciamo dalla forgia, prima di dirigerci a Mezzoberranzan, dobbiamo tornare qua. O Doug dà un comando con i funghi, con i suoi alleati. Loro devono sapere che la forgia è attiva. Loro devono avere il tempo di armarsi. I tuoi funghi, Doug, sono sia al tempio sia qua, giusto? Sì, sono ovunque nell'Underdark, ma non ovviamente in città. Una volta finito alla forgia, se siamo riusciti ad armarci, possiamo raggiungere facilmente sia il quartier generale che il tempio e comunicare a tutti di armarsi e di andare. Non c'è più tempo, io non voglio stare qua sotto e rischiare ancora la vostra vita. Potrei riuscire a creare 2 reti di comunicazione dalla base alla forgia, ma non ti saprei dare il 100%. Ok. Vedremo quando saremo lì. Se accendiamo la forgia, devono munirsi i nostri compagni. Per ora, e vi faccio vedere il cristallo. Sappiamo dove dobbiamo andare. Ok. Siamo pronti a rivederlo? Io potrei volergli spaccare la faccia, ma cercherò di trattenermi perché è un valido alleato, per fortuna per lui. Averci abbandonati completamente nel momento del bisogno non è stata una bella mossa, ma capisco che l'abbia fatto per sua figlia, quindi cerco di aggrapparmi a questo. Quindi se vogliamo andare, io direi di levarci questo dente e andiamo. Ok. Mi giro questo cristallo tra le mani e... ok, e faccio questo enorme cerchio che quando completo si apre come fosse uno specchio d'acqua. Quando lei apre il portale, vorrei
prima di entrare, mettere una mano sulla spalla di Archibald e far passare prima Opal e Dagnil e fermare Archibald. Volevo solo avvertirti, non so se è un'informazione che può tornarti utile, ma quando saremo lì nella forgia, secondo me sarai un po' fuori dai radar di Tasha. Mi giro a guardarti, è mutata l'espressione di Archibald, è molto confusa. Quando ero lì con lei mi ha chiesto che cosa è successo quando abbiamo incontrato Taris Dun e sembrava molto infastidita dal fatto che non riuscisse a raggiungerci e a vedere quello che stava succedendo. Immagino che il motivo per cui tu fossi disturbato in quella visione è perché ci serve il sangue di Taris Dun per fare qualcosa alla forgia e magari in quel momento te stavi brandendo l'oggetto che forgeremo lì alla forgia col suo sangue e quindi ho collegato al fatto che anche all'interno della forgia probabilmente lei non potrà vedere quello che succederà, non ne ho la certezza, però è un qualcosa. Quello che hai detto prima riguardo alla mia morte, mi si aggiusta gli occhiali. Proprio quando eravamo da Taris Dun, nel momento in cui tu hai invocato Tasha per salvare tua sorella. Sì, mi ricordo. È stata la prima volta che io ho visto appunto che tremasse la sua immagine, che non riuscisse ad arrivare a te. E non te l'ho mai detto. In seguito queste cose sono avvenute soltanto quando eravamo sulla schiena del drago. Da quel momento, quando sono tornato a Baldur's Gate, per un lungo periodo io non l'ho percepita. Non so dove fosse. È come se certe volte mi sentissi nel posto sbagliato. Non a livello di luogo, effettivamente. Come se tutti questi balzi nel tempo che abbiamo fatto, Doug che ci ha riportato indietro, il non sentire Tasha, è come se io non fossi nella mia linea. È come se questo tempo non mi appartenesse. Però non ho mai avuto una prova concreta. Non è effettivamente mai cambiato nulla, però è una sensazione che mi sento sotto pelle. In quella rappresentazione di futuro che tu hai visto, io ho paura che la mia immagine tremasse in quel modo. Non che abbia chissà quante speranze di uscire vivo da qua sotto, parliamoci chiaro, però forse questo non è il mio tempo. Jasper fa una faccia un po' sorpresa. Sono un sacco di informazioni e non mi aspettavo di sentir dire queste parole. Purtroppo lei non si è sbottonata molto su questo. Non mi sembra che abbia detto nulla che potesse far intendere qualcosa del genere su di te e quindi non so come aiutarti. Mi dispiace che tu abbia questa sensazione. Quello che posso dirti è che io già prima del mio incontro con Tasha era palese che non ce l'avremmo fatta solo con le nostre forze e che era palese fosse vero già la prima volta mi aveva offerto questa vestigia che non stesse mentendo, che era vero che ci servisse qualcosa di più e non stesse solo facendo vuote promesse. Hai visto quello che ho fatto ieri, quindi ti posso al massimo promettere che proverò a sfruttare i miei poteri per aiutarti in tal senso? Vorrei più che altro cercare delle risposte, se poi le risposte saranno che questa è sempre stata soltanto una sensazione. Io non spero in null'altro, però anche Tasha c'ha veramente un sacco di difetti, come hai potuto vedere. Quantomeno non mente. Le piace così tanto il caos che mentire non le gioverebbe neanche più di tanto. Da quello che ho potuto capire non le interessa nemmeno più mentire perché è davvero tanto vicina così ad ottenere quello che vuole. E sarebbe, se puoi dirlo? Per mettere le cose in chiaro, non ho fatto un patto come il tuo con lei. È stata una cosa per una cosa. A un certo punto le dovrò un favore, un singolo favore, che non riguarda voi, perché non le interessa. Comunque quello che vuole è essere potente come un dio. Questo era l'unica cosa in cui non avevo dubbi. A quanto pare ci è molto vicina. Ti metto una mano sulla spalla. Senti Archibald, è un discorso un po' delicato che non mi aspettavo, però voglio dirti una cosa, e te lo dico perché lo penso. Che tu fossi appartenuto a questo tempo oppure no, direi che adesso ne fai parte. Hai stretto dei legami, hai vissuto delle avventure e delle emozioni, hai creato dei ricordi. Spero che riuscirai a scrollarti di dosso presto questa sensazione, insomma, e che sì, troverai una risposta, perché vivere con questo dubbio non penso che sia proprio il massimo, ma quale che sarà la risposta, sappi che ci siamo noi. Ti metto una mano sulla spalla. Non so quanti Jasper ho conosciuto, però entrambi erano un sacco simpatici. Oh, grazie. Conviene che andiamo da Oberon.
Prego, dopo di sé. Grazie. E dopo alcuni attimi, Jasper e Archibald si uniscono a Opal e Dagnil, che sono arrivati poco prima di loro in questa enorme stanza che riconoscete essere il luogo dove in questo momento il costruttore abita tranquillamente o si nasconde. Neanche un leggero raggio del cristallo di Pelor sta illuminando quel luogo, ma è sempre questa penombra con queste catene che continuamente si muovono sopra un enorme tavolo in marmo nero con queste venature dorate, dove alla fine c'è sempre il nostro Oberon seduto. E lo vedete però un po' diverso dal solito. È come se avesse passato una brutta notte. A lui? Non lo vedete ordinato come l'avete visto la prima volta. Vedete alcuni capelli fuori posto, la sua camicia un po' sgualcita e sta ticchettando sul tavolo in marmo con le sue dita in maniera impaziente. Costruttore, ci attendeva? Sì, vi attendevo. Cosa vi avevo chiesto?